Ciao Monica, abbiamo iniziato per Ottavia. Ciao. Beccata mentre si sistemava Monica. 5, 4, 3, 2, 1 e scendiamo nella nuova e seconda sessione di Ottavia. Ottavia mi mostra di essere sopra diversi ponti. Mi mostra tipo il ponte che c'è sull'Arno, Ponte Milvio a Roma e anche il ponte che c'è sopra la Senna. E mi mostra lei che guarda il fiume che scorre sotto ed è come se si chiedesse come si fa a fluire così. Fluire per caso è il suo progetto? No, non è il suo progetto, però è il suo intento. Lei vorrebbe fluire, lasciar scorrere delle cose, districare delle cose. E per opposto il suo progetto è circostanze sospette, che sono, sai, l'esatto opposto del fluire. Sono cose un po' nascoste, poco chiare, che quindi non scorrono. E dove lei deve rimanere un po' guardinga, non può essere se stessa. Mhm. Bene, seconda sessione di Ottavia. Creiamo una teca, dentro ci mettiamo la vecchia Ottavia. Quella della prima sessione. Guardale insieme. Le vedi uguali, differenti o differenti? E ci sono delle differenze, però non è riuscita a liberarsi completamente di alcuni condizionamenti, di alcuni influssi. Le vedi tanto diverse o poco diverse? Un po' diverse sì, perché lei ha preso più consapevolezza rispetto alle proprie capacità, anche per esempio di autoguarigione e anche alle capacità per esempio di creare delle bolle protettive intorno a sé. Mhm. Però non è riuscita a generare delle trasformazioni ehm, nei rapporti. Vibrazione di Ottavia. 11 miliardi, Ottimo. Consapevolezza. 158, Anima. 45, Vite. 1633, Cervello. 9,3, Suscettibilità ipnotica. 42, 3-4D. 60, terza dimensione. Vivacità animica. Quanto Ottavia vuole sapere, evolvere, conoscere la verità. 85, Ottimi valori. Con 11 si può vivere tranquillamente puliti, magari con dei picchi, ma 11 è un'ottima vibrazione. Quindi un bel bravo a Ottavia. Entità eteriche, c'è qualcosa? Andiamo con la pila, con la torcia. mi dà due entità eteriche preistoriche, Mm, che sono un dinosauro e un dodo, mm, quel- mhm. l'uccello preistorico che non volava, che è come se la facessero rimanere radicata a delle questioni del passato, non le riuscisse a trasformare completamente e pertanto è come se il suo passato la tenesse ancora in certi tipi di dinamiche, di problematiche. Mi descrivi il dinosauro? Non il Il dodo. Mm, dinosauro lo vedo proprio con la cresta frastagliata, costituita da tanti triangoli,
più chiara rispetto a tutto il resto del corpo che è verde scuro. Ma tu sai qual era il triceratopo? No. Diciamo che quello che può assomigliare a un rinoceronte, non col collo lungo, con la coda lunga, ma compatto, tozzo, con la testa non come quella del rinoceronte, ma con una cresta, con Mm? delle corna, con delle zanne forse, quello che potrebbe ricordare un cinghiale che carica. Mm. Ok, Hai sì, visto sì, sì, quello? sì, 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 esatto, sì, non è Ok. allungato, non è slanciato, no, no, no. Ok, perché ho visto quello e volevo capire se stavamo vedendo la stessa cosa. Oppure sono solo io pazzo? Siamo pazzi in due, ok. E il dodo che colore ha? Sembra sull'azzurrognolo. Mm. Bene, altro check fatto. Ci sono degli EDL? Ah, aspetta, Ah, ah, ah. interferenze. C'è appunto questo, secondo me è un antenato che tipo ha fatto una guerra e lo vedo proprio in posizione da trincea, con il fucile spianato e si sta appunto nascondendo all'interno di una buca. Disincarnato, quindi. Sì, un disincarnato, esatto. Ed è come se in un certo senso trasferisse questo senso di allerta e di guerra costante a Ottavia. Ok, basta? E, era venuta una cosa, però non è come interferenza. Non ho capito se lei ha avuto tipo degli avvistamenti alieni o se ci sono stati nella sua zona. Mhm. Quindi arriva la navicella? E tipo nella sua zona, se qualcuno ha avuto degli avvistamenti alieni, cose del genere, ecco. Però appunto non proprio su di lei, che lei è condizionata da questa cosa, no? Mhm. Però per una questione territoriale geografica, mettiamola Beh, così. tu non diciamolo, ma tu sai dove sta e quella zona è abbastanza pienotta, no? E sì, non so, ci deve essere un'intensificazione, ecco. EDL? Sono due. Entità mentali. Una si chiama volgarità, ma nel senso proprio di vulgus, di popolo. Quindi lei che proprio prova un profondo fastidio e anche amarezza verso tutta quella fetta di popolo, e sono incluse ovviamente anche persone che lei conosce direttamente, che si appiattiscono, che si sottomettono a determinati ordini, che non hanno senso critico, che non vogliono vedere. E questa è motivo per lei di dispersione energetica, perché da un lato lei vorrebbe, è vero, proseguire sulla sua strada, però è come se nutrisse proprio questo profondo fastidio. Tra l'altro gli vedo anche tipo come impianto una specie di cassetto a livello dell'addome, che è come se le venissero inseriti tipo delle braci. Mm? Questo cassetto si chiude, quindi lei è come se avesse un bruciore di stomaco che poi diventa dietro scusami, lombare. Per, ehm, per quanto, diciamo così, si infervora nel constatare che c'è così tanta cecità, così tanta ignoranza, così Mhm. tanta passività. E a che livello? Uh, a volte è 5, però più 4 generalmente. E l'altra si chiama A mani vuote. È come se lei avesse la sensazione a volte, quando fa tipo dei bilanci, di sentirsi un po' così, a mani vuote. Ehm, Lei dice, va bene, anch'io ho fatto i miei errori e tutto quanto, però perché adesso sono così, sono a mani vuote? E questo lo intendo da diversi punti di vista. A volte si sente a mani vuote da un punto di vista affettivo, non si sente abbastanza ricambiata. E anche le persone che magari sembravano starle accanto, poi d'improvviso non le sono più accanto. E anche un po' da un punto di vista economico. Livello?
3, 4. Impianti. Vabbè, il cassetto l'ho detto, quindi che gli produce sia problemi allo stomaco che lombari, perché il cassetto va in tutta l'altezza, diciamo così, del busto. Quindi a volte è più concentrata a livello dello stomaco, altre volte le braccia sono dietro, in zona addominale. E poi ci sono un po', come dirti, quegli scarponi che metti dopo che ti hanno ingessato i piedi. Mhm. Lei ce li ha appunto ai piedi e quindi è un po' difficile, no, camminare con quel tipo di calzatura. Mhm. Ehm, sì. Poi come impianto mentale sembra quasi un frullatore, quello con, come si può dire? Non mi viene in mente, quello per fare la panna montata. Sbattitore, non il frullatore, lo sbattitore, La frusta. la frusta. Ok. Poi? No, nient'altro. Causa esoterica, se non mi dimentico, della particolare attrazione verso il francese. Allora, mi fa vedere che ha avuto una storia molto importante con un uomo e lei diciamo che era l'amante, non era la donna ufficiale di quest'uomo, un uomo Mm. importante ed è stato un amore travolgente. Quindi lei ha come un ricordo emotivo proprio della Francia, che è stato uno dei più grandi amori, no? Tra le sue varie vite. L'epoca? Mm. Come se fosse negli anni 60, quindi ovviamente non è in questa attuale linea temporale. Mhm. Oggi, in questa linea temporale, è incarnato? Ma sai che però è di là dai ghiacci? Ah, andiamo subito a trovarlo. Secondo la teoria, secondo la quale siamo immersi in cupole, una adiacente all'altra più o meno, andiamo a vedere dove si trova il grande amore di Ottavia. In quale pianeta cupola? Gift, regalo. Regalo. Pianeta Gift. Ha un corpo? E, allora, non so se adesso lui per noi assume una sembianza, perché in realtà intanto è un po' strano, perché è un po' a blu, un po' blu, e non è che ha proprio i lineamenti come i nostri, sembra un po' più pesce, solo che il corpo sembra umano. E oltretutto non so, non è ben chiaro, ben definito. È come se fosse, sì, un po' acquoso. Mm. Io faccio la domanda, Ottavia mi dice sì, falla, e poi se lei mi dice sì, falla, tu fai la risposta. E la fiamma? Posso farla, sì, perché non l'hai Eh, messo assolutamente nei punti, quindi io non so se... attualmente non è la fiamma. In questa linea temporale non è la fiamma, era nell'altra linea temporale. Mhm. Esiste una fiamma per Ottavia? Per esempio il marito? No, non è il marito. Non so se lei l'ha incontrato, però aveva parecchi anni in meno di lei, tipo anche 15-20 anni in meno di lei. La fiamma. Sì. E oggi? Visto che può cambiare. E
Non riesco a comprendere se lei sia così interessata adesso alla fiamma, perché la fiamma dipende molto anche dal nostro intento. Certo, vabbè, mettiamola un attimo da parte la questione e tiriamo fuori la questione aiutare gli altri. Annosa questione di cui in qualche modo con l'entità mentale e volgarità anche Ottavia è affetta. Gli altri non capiscono, gli altri mi dicono che sono pazza, gli altri dicono che dovevo farmi la punturina, gli altri ignorano che adesso sono l'unica che sta bene, gli altri invece che si sono fatti la punturina hanno dei problemi. Gli altri, gli altri, gli altri. Cambio canale quando vedo una cosa che mi interessa ed entra in camera mio marito, cosa guardavi? Gli altri, gli altri, gli altri, nessuno capisce. Non è più il giudizio degli altri, cioè non so se aiutare gli altri in questo caso, nel senso che ci può essere anche una componente di voler aprire gli occhi agli altri, ma è più per dire, lo vedete che come ho compreso io, potete comprendere anche voi. È così chiaro, evidente, lapalissiano. E quindi lei è come se poi provasse una sorta di disgusto per questa gente che non riesce a comprendere, cioè lei arriva proprio a provare un senso quasi di orticaria, di nausea verso queste persone che non riescono a comprendere, per cui non è tanto aiutare gli altri, che se fosse quello, lei non proverebbe questa, capito, sensazione di repulsione poi. Sai che non ho capito? Cioè se il suo intento fosse davvero di aiutare gli altri, Mhm. non arriverebbe a provare questo profondo fastidio che lei ha. Lei più che altro vorrebbe che tutti quanti fossero svegli, come lo è lei. Non so se riesci a capire la differenza. Non per aiutare gli altri, Mhm. Ma ma per evolvere proprio insieme. sì, esatto, esatto. E il fatto che loro non vogliano, lei si indispettisce. Qual è la causa esoterica? Tipo come se fosse una specie di paladina della giustizia. Lei detesta tutto ciò che è ingiusto. Però, come si può dire, un po' super partes, non per aiutare gli altri, ma perché c'è un qualcosa che è giusto, un valore anche da portare avanti. Anche rispetto, per esempio, alla questione eredità che aveva accennato. Per lei esistono dei principi che vanno applicati, a prescindere dal fatto che si tratti di familiari o cose del genere. Quindi la vedo proprio come una paladina della giustizia che deve applicare questo principio di giustizia e di verità. Mi fa proprio vedere come era come tipo fosse stato un giudice che però tra l'altro ha avuto vita breve perché davvero provava ad applicare la legge. Cinema, marito, figlia, con di lei marito e 2 figlie, ed amica. L'amica è piena di problemi. Mm? Ehm, e, la vedo proprio come se si portasse dietro un fardello, un fagotto. Questo fagotto lei magari non lo vuole mostrare agli altri, anche un po' per un senso di dignità personale. E il Viene? marito, sì, 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 con questo Ok. fagotto. Mhm. E il marito viene e mi fa vedere che ha tipo, è costituito da un fronte e un retro, due facce diverse. È anche come se a volte proprio fosse, tra virgolette, posseduto, parassitato. Mm? Erma Altre, bifronte. mm, esatto. Mm. E altre volte invece è proprio più connesso alla propria anima, quindi è decisamente più tranquillo e amorevole. Arriva anche la figlia che mangia il gelato Algida.
proprio per indicarmi che lei è un po' algida, un po' fredda. E arriva appunto con questo ragazzone, che è il proprio figlio, che sembra un fiore, un buono. È strana questa immagine, un fiore che è piantato nel pane, no? Mm. Mm. Quindi immagini proprio di bontà e di bella creazione. E anche la ragazza, la nipote. Ehm, Che fanno? no, non Le vicine? vedo solo il marito della Lei, figlia. della figlia. Mm, non so, marito non lo vedo. Cosa fanno tutti? Chi è più in prima fila? Il ragazzo, che è come se ci avesse questa roba qui della creazione, perché la vedo proprio che sta facendo un impasto ed è lì con il mattarello e lui sa che con questa pasta che sta stendendo può creare veramente tantissime cose. E quindi lui è in prima fila, la femmina è in seconda, la nipote. La figlia niente, se ne sta dietro a leccare questo gelato, un po' sul fondo. E il marito, non so se ha anche problemi di, di diuresi perché deve andare un attimo in bagno. Boh, vabbè, ha detto dopo torno. Arriviamo al dopo. Torna? E allora torna e tipo dopo che è andato in bagno è più interessato. Che cosa ha perso? Di cosa si è liberato? E anche lui, no, andando appunto in bagno, ha queste incursioni, diciamo così, del passato che hanno lasciato, diciamo così, delle tracce. Mm? E andando in bagno è come se si fosse liberato di parte di questi ehm, residui tossici. Va bene. Monica, tutto di nascosto. In effetti, vedo che lei, come se da un punto di vista eterico, indossasse un passamontagna. Mm? Mhm. Quindi ha scelto adesso di non farsi più riconoscere, di non mostrarsi più per quello che è, come se fosse una specie di rinuncia. E mi fa vedere anche la sua entità mentale a mani vuote. Cioè, mi sono data talmente tanto da fare e adesso non posso neanche rivelare chi sono, le cose che so, le cose che ho compreso, perché tanto vengo mal compresa dagli altri, vengo additata, eccetera, no? Ehm, E quindi è così, la sua scelta è questa di indossare questo passamontagna, di stare un po' in incognita e di non aprirsi più. Però esiste un'altra strada, che è quella di girare la manopola della sua radio in modo tale che le frequenze non insistano più sulle persone su cui lei voleva attecchire, ma si aprano a nuove connessioni, a nuovi contatti con altre persone. Una nuova fase. Mm. Battezziamola questa nuova fase. Network. Sì, mi veniva FM, ok. Perché? Delle frequenze radio Mhm. giuste. Ok.
un network, una nuova connessione. Chiamiamoli questi nuovi amici nel cinema. All'inizio viene solo uno, un uomo distinto, un po' voluminoso mi è venuto, ma tra l'altro ho anche capito chi è. Poi, mano a mano, arrivano anche altre persone, anche di età differenti. Mhm. Qualcuno che conosce già Ottavia? Il primo che mi è venuto era, sai chi? Mi sembra che la sua sezione si chiamasse Fantasia, Fantasilandia. Mhm. Gelateria, ti ricordi, il signore della gelateria? Ah, signore della gelateria, sì, sì, sì. Mi è venuto lui primo. Mm. E poi mano a mano ha altri, anche alcuni giovani, perché si sentono in sintonia, quindi si sono messi su quella frequenza radio, diciamo così, sono in quel network, in quella rete, e in cui c'è appunto affinità con Ottavia. Va bene. Causa esoterica di spalla destra, che era spacciata e in realtà Ottavia riesce ad alzarla perfettamente. Sì, lei ha voluto proprio dare a se stessa e agli altri una dimostrazione che davvero noi siamo i creatori, che davvero noi siamo i distruttori, quindi si rompe la spalla, e i creatori, e quindi ha rigenerato questo tipo di frattura davanti all'incredulità di tutti. E allora è stato un modo per dire, vedete che allora io ho ragione, pur non avendolo esplicitato, perché ormai la sua scelta è quella di non sbandierare più determinate consapevolezze che lei ha raggiunto. Mal di schiena. E questo lo vedo legato a questo impianto che c'ha il cassetto con le braci, ma lo vedo anche collegato a questo disincarnato che credo sia un suo antenato che ha appunto fatto la guerra. E in fin dei conti si sposa molto bene con l'elemento braci, quindi fuoco, perché è come se, oltre a crearle l'infiammazione, in questo senso fuoco, creasse in lei proprio uno stato d'animo di grande fervore, di grande rabbia. Diciamo che questa rabbia lei spesso la nutre verso il marito perché in fin dei conti vede questo rapporto molto conflittuale e avrebbe voluto qualcos'altro. Quindi riprendo il tema di essere un po' nell'amarezza, in una condizione di circospezione. Quindi lei non si può lasciare andare, non può vivere bene le cose. Deve cambiare canale. Sì, deve cambiare canale certamente e finché continua a rimanere, diciamo così, su quei canali, accade questa infiammazione, accade questa rabbia e accade questa connessione con l'elemento guerra, conflitto, di cui questo disincarnato è portatore. Artrite reumatoide in generale e artrosi alla mano destra in particolare. Lei rimprovera a se stessa molte cose, molte scelte, no? Continua a dire non avrei dovuto fare così, avrei dovuto fare in un'altra maniera, su diversi ambiti, sulle scelte, che ne so, educative, diciamo così, magari rispetto alla figlia, sull'impostazione che ha avuto il rapporto con il marito. Ed è come mm, un continuo quasi dispiacersi di determinate Mhm. scelte. E questa rigidità che lei ha nei confronti di se stessa è diventata articolare.
Perché la mano destra? C'è questo filo che connette sta eh, linea maschile difficile, un rapporto difficile col suo attuale marito, con il precedente. Ehm, mh, anche questo rapporto con il fratello, un po' strano, nel senso poi ehm, è come se non si fosse creata quell'armonia che lei cercava. E anche con questo, per esempio, nonno di cui lei ci ha parlato, no? Un nonno anche lui fatto a due fasi, no? Una fase estremamente violenta e anche lui estremamente sospettoso che chiunque lo potesse tradire e fare del male si doveva difendere, e poi una fase invece che ha vissuto piuttosto amorevole. Quindi questa difficoltà a potersi fidare del maschile. Ok, chiamiamo di fronte al portale aureo le due nonne e i tre nonni, cioè i due nonni originali più il nonno che non era nonno. Allora, mi arriva come se fosse quasi un emoticon di quelli con gli occhi a cuore, la nonna materna, e, è proprio come dirmi, a dire a Ottavia, l'amore nei miei occhi ancora lo puoi vedere, lo puoi sentire. Poi c'è questo nonno a cui abbiamo accennato, Mhm. che mi viene, allora, in un'immagine che mi mostra è lui con il coltello fra i denti e con gli occhi fuori dalle orbite, proprio come se fosse matto, quasi come un animale in trappola. Mm. E poi l'altro invece in cui è tipo su una sedia a rotelle, mi fa vedere, e dove lui si è connesso con la propria anima. Come se fosse successo qualcosa quando è andato sotto i ferri, come se avesse quasi avuto una sorta di esperienza non esattamente premorte, ma quasi, Mm. è riuscita ad entrare in connessione profonda con la propria anima. E per cui è come se fosse iniziato un altro capitolo della sua vita. E questo me lo mostra proprio chiaramente. Ehm, e la sua felicità di aver scelto di avere due vite in una. Cosa dicono ad Ottavia? Allora, e la nonna amorevole, come se dicesse già sai tutto. Già sai tutto, e vedo che prepara tipo un pacchettino regale piccolo piccolo piccolo, una scatolina tutta ben curata e infiocchettata, e dice questo qui lo dai a mia nipote. Mhm. E poi l'altro è come se, non so, ha dei biscotti, sembrano sai, le margherite con dentro la marmellata a biscotto, no? Mhm. Ehm, eh, voglio essere ricordato così, eh, dolce, nutriente e accogliente. È bello. Mm. Poi? Invece diciamo così, il padre naturale della madre, Mhm. io è come se lo vedessi lontanissimo, che sta roteando, non so, ehm,
come se avesse perso le connessioni con in generale tutta questa parte familiare, che comunque in una certa misura gli appartiene, no? Però ha scelto di fare questo. Quasi come se si mostrasse tipo muto. Sai come chi è che era Charlotte? Charlot. Charlotte, dei film muti. Così mi appare. Cosa dice Ottavia a tutti e 5? O a ognuno singolarmente? Vi ho scelto con tutte le mie forze. La mia anima vi ha scelto con tutte le mie forze. E do a ognuno di voi una piccola medaglia e la do a me stessa. Abbiamo fatto il gioco deciso. L'avete fatto bene? In maniera eccellente, e vedo che è come se Ottavia iniziasse sempre di più a spogliarsi dell'amarezza, della delusione, che per certi aspetti ha ancora. Rispetto a come sono andati, no? Alcuni rapporti. Facciamola venire qui tra i 5. Che fa? Come si congeda? Si sta ancora togliendo dei pezzi, quasi come se fossero delle scorze, via. E quando vede la nonna è come se scattasse un pianto a dirotto. Quanto mi sono mancati i tuoi abbracci, quanto mi sono mancati i tuoi occhi, il tuo amore spontaneo e assoluto. Ottavia in questo momento è molto, sente molto questo momento. Al nonno è come se dicesse non ti preoccupare di nulla, cioè vedo che gli aggiusta tipo una coperta addosso, no? Gliela sistema di modo che lui non abbia freddo, che non si preoccupi di nulla. Ottavia, nella prima non abbiamo chiamato nessuno nel portale Aura. Di questi. Li abbiamo già chiamati? Questo qua no, ok. Ok, alcuni escono dal portale, alcuni non sono mai stati chiamati. Oggi c'è questa possibilità. Sì, La coperta, il fatto che uno sia un nonno e non una nonna, o viceversa, perderà ogni vera importanza. esatto. Questi sono solamente dei legami terreni che servono in un certo senso ehm, a lei, ma anche a noi, no? Per capire che sono loro. Mhm. Volendo, Altrimenti anche il se, linguaggio sarebbe animico, rarefatto. certo, se anche il progetto, non so, tra uno dei nonni e Ottavia fosse stato diverso e fossero andate diversamente le cose, è comunque un successo. Non era nei patti che andassero così le cose, non ce l'hanno fatta, è comunque un successo, perché è un gioco. Mm? No? Sì, sì, sì. Ehm, ed è come se di questo gioco Ottavia stesse giocando nel livello più alto. Mm. Ma mi sorge una domanda dalla tua titubanza. Forse che il progetto è sempre quello mm, per cui vanno le cose? Noi ci convinciamo che dovevano Esatto, andare diversamente, ma in realtà esatto, era proprio quello. esatto, perché l'ego dice no, ma i patti non sono stati rispettati.
Oh no, i patti sono stati rispettati secondo i criteri dell'anima. Quindi perde qualunque importanza anche il concetto stesso di interferenza in questo modo, Certo, che sono ancora più ehm, mezzi, strumenti, assolutamente. eh, Le occasioni per evolvere in questo gioco. pezzi di scenografia e costumi di attori, a volte attori inesistenti, vuoti dietro, come sono le interferenze. Sì, sì, assolutamente ologrammi. Vero, caro Dodo, vero, caro dinosauro, chiamiamo anche il disincarnato qua davanti al portale aureo. Chi è costui? Viene Quel... anche un po' fasciato, come se avesse Mhm, una ferita ed è stato medicato un po' così alla belle meglio. bene. Di fronte alla bellezza delle parole che abbiamo appena pronunciato, non esistono bende, non esiste soldato morto in guerra, non esiste più nulla. E infatti il fucile è caduto a terra, la benda altrettanto, e lui è un ragazzo giovane molto bello, molto luminoso. Via subito nel portale aureo. Sì, è come se le lasciasse una rosa gialla in cambio. E dice, questa rosa gialla come tutto il potere che hai tu, che è tuo. Senti com'è profumata. E va nel portale aureo. Le due nonne. Sì, gli hanno fatto una pizza. Una pizza, non so, divisa a metà. Una è più semplice, l'altra, boh, sembra che abbia un po' delle verdure, degli acciughe, non so che cos'è, no? E come a dire, mangia sempre con gusto, vivi con gusto. Mhm. Le salutiamo i tre nonni. E il tempo non scalfisce la tua bellezza, il tempo accresce la tua bellezza. Chi lo dice? È un pensiero corale, però mi sembra più il nonno paterno, come se il nonno paterno si riferisse un po' alla bellezza esteriore, e poi in coro i due nonni si riferissero alla bellezza interiore che cresce nel tempo. Salutiamo tutti. Sì. Sì, le lascia un anello d'oro, la nonna. Mm. Da mettere a quale mano? La mano dolorante, la destra. E lo chiudiamo. Monica, causa esoterica della rabbia. Questo è un sentimento di terza dimensione. In quinta dimensione la rabbia non esiste, in quarta dimensione si dissolve, perché è come una specie di pretesa. Le cose non dovevano andare così, io mi infervoro, perché um, non mi sta bene. Mm. Quindi è il non fluire per ritornare all'immagine Mm. iniziale. Mm. Ehm, Voglio tornare alla sorgente, basta. Questa cosa qua. Questa è sì, rabbia. sì, 3D. picchiare i piedi a terra, Capitano tutti a me. sì, reclamare, esatto, pretendere.
Che non vuol dire immobilità, restare fermi. E no, è l'esatto opposto. Eh, eh, eh. Quando fluisci non c'è rabbia, la rabbia fa rimanere immobili. La rabbia è staticità. La grande nemica. Tant'è vero che la rabbia appunto è legata al fuoco, no? Il fluire è legato all'acqua. Non capita. Mm. Eh sì, l'entità mentale volgarità la fa proprio sentire un elemento fuori, no? Da questo popolino, che è come se il popolino fosse tutto d'accordo a rimanere nell'ignoranza e nell'oscurità. Quindi è ovvio che lei si sente fuori da questo popolino e pertanto non capita, perché c'è una scelta diversa. La sua anima ha scelto di essere diversa. Complesso di inferiorità. Allora, qui mi rimanda a delle cose familiari, come se lei non si fosse un granché sentita amata, mh? E ha sempre cercato in maniera esasperata, di essere amata per quello che è. Come se lei stessa anche avesse subito delle ingiustizie e non volesse più che queste ingiustizie esistessero. Mhm. Mm. Ehm, mm, È come se a lei a un certo punto anche si è quasi rassegnata a non essere amata come lei avrebbe voluto essere, ok? E allora ha detto, va bene, se allora non posso ricevere amore, però la giustizia almeno, ok? Va bene, no, l'amore no, ma la giustizia assolutamente sì. Mm? Non so come dirti, una piccola rinuncia in un certo senso, perché lei che non è stata amata ha detto, va bene, l'amore non posso averlo, almeno la giustizia. Il senso di inferiorità gli deriva da questo, da non essere stata sufficientemente amata. Vabbè, sempre zitta, siamo lì. Mm. Sì, perché questo passamontagna, no, le copre anche la bocca. Mhm. E l'insonnia? Lì è come se fossero veramente tutti questi pensieri che creano quasi un vortice, un turbine all'interno della sua testa. E questo non le dà modo di addormentarsi. Lei in particolar modo ha notato che eventualmente lei riesce a prendere sonno, poi quando il marito la raggiunge nel letto, il sonno è finito. Ehm, Perché uno di questi pensieri riguarda proprio il marito, no? Il rapporto difficile e tormentato con lui. Matrimonio più che difficile, lo definisce. Sì, perché è come se loro fossero due binari paralleli. Quindi lui va per la sua strada e lei anche va per la sua strada. Poi lui apparentemente ogni tanto sembra affacciarsi verso di lei. Vuole dare uno sguardo a lei, vuole essere sicuro che quel binario stia ancora correndo parallelo e che non abbia preso una deviazione. Però non è disposto a salire sul suo di binario, vuole stare nel È suo. solo un controllo, una verifica del proprio giardino, tutto a posto, le cose stanno come devono. È la fiamma? No. Anima gemella? E allora, per Ah, come la diciamo, vedo io, diciamo in due parole che eh, sono tanti anni che si conoscono, c'è stato un inizio, una pausa e poi adesso per tanti anni. Gli anni in cui sono stati insieme sono tanti. L'arco ancora di più, quei tanti più 16 di pausa. tipo più amici che compagni, nel senso che tutto sommato lei
può contare su di lui. Però è come se da un amico certe pretese, tra virgolette, non le hai. Ok? Ci può essere anche un'affinità relativa con un amico, mentre invece da un compagno esigi, no? Tutta una serie di punti di incontro. E lui invece, come quantità di punti di incontro, è più come se fosse un amico, che quindi è tollerabile, no? Quel tipo di affinità, che magari non è estrema, ma c'è l'affetto. Mhm. Ma è più difficile da far rientrare all'interno di un rapporto di coppia in cui si vorrebbe una maggiore fusione. Perfetto. Ultima cosa, rapporto freddo con la figlia, causa esoterica. È come se la figlia dicesse: sì, ma io non ho mai avuto veramente la mamma. Cioè, come se lei si aspettasse proprio quasi una mamma più affettiva, che la sosteneva, più che anche che le facesse da futon, non so, mi viene una cosa del genere, no? In cui questa figlia si poteva a un certo punto, quasi, sai, sdraiare. Adagiare. Sì, Mm. esatto. E lei non è stata così. Mm? Ehm, e poi appunto è come se lei sentisse di non avere il privilegio di essere figlia. Ehm, Sai, no? Il figlio è al di sopra di tutte le cose. Avrebbe voluto questo, ma non ha sentito arrivare questo da Ottavia. Ha sempre sentito che c'era qualcos'altro. C'era qualcos'altro e lei non veniva mai al primo posto. Anche quella cosa che riguardava l'eredità, no? Cioè, è Mhm. come se lei avesse voluto che la madre dicesse: sì, 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 è giusto così come sono le cose, è giusto che eh, la nipote eletta sia mia figlia, perché so che mia figlia è speciale, perché so che mia figlia è veramente valorosa. Lei avrebbe voluto questo. Cosa fa nel cinema la figlia? Ehm, allora, credo che ci sia stato. Perché c'è stato tipo una fase in cui c'era un po' di distanza e lei era ancora in crescita, diciamo, no? E Mhm. stava maturando, diciamo, ecco, stava anche formando un po' il suo carattere, la sua personalità. E c'è stata proprio una distanza. Ed è come se questa distanza continuasse per lei. Mm? E si è sentita come sola, abbandonata. Perché mi si presenta come se fosse una ragazzina e ovviamente ragazzina adesso non è più, ormai è Mhm. donna. Ehm, mm, Come una ragazzina abbandonata, ecco, dove i genitori, uno da una parte e uno dall'altra, hanno deciso di fare delle cose che erano più importanti di lei. Ed è come se lei si portasse dietro questo stato d'animo. Quindi tradita. Sì, tradita, abbandonata, un po' ehm, parcheggiata così, non considerata nella giusta misura. Cosa vuole fare Ottavia? E ha portato questo piccolo scatolina regalo nelle mani della figlia. Ed è come se fosse una scatolina che ha un concentrato di comprensione e di ricongiungimento.
come se questa nonna avesse potuto prendere questo estratto dal portale aureo, che è proprio un luogo di amore, no? E l'abbia messo lì dentro questa scatolina. E adesso vedo che la figlia di Ottavia è un po' tipo come una bambina contenta che ancora non sa qual è il contenuto di questa scatolina, ma ha un presentimento. Quale? Di vita. È come se sapesse che questa scatolina può dare una scossa alla vita sua e alla vita loro, come se il rapporto loro si rivitalizzasse, perché adesso è un po' fermo, un po' quasi morto, Mhm. è un po' agonizzante. Congelato. Mm. Mm. E quindi può ritornare alla vita questo rapporto. Mostriamo alla figlia cosa sta per fare la madre. Immagino che anche la figlia sia una che considera la mamma una particolare, strana, che guarda dei video strani, che dice cose strane, no? Le facciamo solo vedere cosa sta per fare Ottavia. Ottavia oggi ha capito molte più cose. Molte più cose della volta scorsa? No, cose più sottili, più profonde, Sì. radici più innestate nel terreno. Si è quindi creata delle interferenze, un nuovo progetto, circostanze sospette, e adesso non le servono più. Perché tenerle? Infatti è andata al cluster che è come una ruota panoramica che gira. Mm. Mhm. Il suo cluster è così, tutti i suoi alti e i bassi della vita. Questa vita piuttosto movimentata, credo. Eh, dove lei ha avuto anche proprio emotivamente, no, delle oscillazioni notevoli. Ehm, e lei dice: non è più tempo di andare su, giù, è tempo di fluire come un fiume. Quindi questa ruota, che è anche un po', sì, una ruota panoramica, però alla fine gira sempre, è sempre lì, no? Mhm. L'idea proprio del criceto anche, no? No, non è più tempo di questo tipo di esperienze, allora via, dentro il portale definitivo. Mi fa vedere proprio lei che nuota, che fluisce proprio nell'acqua adesso. Vedo che può andare in profondità, poi può emergere. Vedo Di nuovo che l'acqua, quindi. sì, acque calde, acque fredde. Mhm. Eh, poi Allora, se vuole esce e prende anche il sole. siccome le piace tanto l'acqua, facciamola uscire dalla cupola. Fuori c'è Ma ci ho l'acqua. pensato anch'io. Eh, perché è C'è la- curioso di andare a vedere tra l'altro quell'uomo lì. Ma c'è l'acqua Oh, fuori dalle cupole? eh, sì, c'è un ghiaccio, c'è dell'acqua, poi delle terre. Ok, però il ghiaccio è un cerchio e sopra c'è una cupola. Fuori dalla cupola cosa c'è? C'è una densità atmosferica diversa che in effetti sembra più, non so come dirti, bagnata quando c'è quella nebbiolina. Hai presente? Che sembra Mhm. questa pioggia sottile, quasi mesta nevischio. Sento questa sensazione. Sopra, sotto acqua e terre. Qua, là. Vediamo cosa fa. Dove va? Va dal francese?
quello che era una volta francese? Mhm. Sì, è come se provasse a dire bonjour, mon petit chouchou. Probabilmente nell'altra vita glielo diceva. Lui invece è un po' interrogativo, perché è come se lei è più vicina a questa linea temporale della Francia, lui è come se fosse più distante, capito? Mhm. E c'è anche forse un concetto d'amore un po' diverso, credo. Mm. Più insondabile, non capisco bene, non lo so. Sembrano un po' dei parametri diversi magari dal nostro, anche rispetto alle relazioni, no? Cosa si dicono? Lui, lui dice, guarda il volo degli uccelli. Non lo so se a lei dice qualcosa questa roba. Guarda il volo degli uccelli. Non lo so. Sì, le dice qualcosa, adesso mi scrive. Intanto vediamo, Monica, la nuova vibrazione. No, Adesso beh, andiamo nel cluster prima. abbiamo fatto, sì, sì. Abbiamo fatto, ho tolto tutto? Sì, Ma sì, ha sì, messo qualcosa? Questo pezzo me lo son perso. Un ad eternum, una creazione. sì, guarda, siccome lei era dentro l'acqua, con le mani fa come degli spruzzi d'acqua, e da questi spruzzi d'acqua genera l'ad eternum. Ok, nuova vibrazione. Ottavia, io non ho visto niente, eh. Se hai scritto non... Ah sì, adesso ho visto. Nuova Rondini. vibrazione. Nuova vibrazione è 300. Rondini, mi ha scritto. Probabilmente, allora, non è facilissimo comprendere, no? Come se ehm, Ottavia, guardando gli uccelli, potesse comprendere delle cose. Il volo degli uccelli, come se ci fosse un'empatia, vedrà lei. Consapevolezza. 189, Anima. 60, Vite. e 423. 1423. Mm, Cervello. 10,7. Tanto, eh? Cosa può fare con questo 10.7? E c'è questa comunicazione con, non so, penso anche il suono degli uccelli. Mhm. Eh, se riuscisse a interpretare delle cose, come se le arrivassero delle risposte attraverso gli uccelli. Suscettibilità ipnotica. 65. Mm. Potrebbe servire una diretta futura a Ottavia con, per esempio, il tuo supporto, ora Sì, che ha ma un anche 65. da Mm. sola, sì, 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 senza problemi. Le sarebbe di utilità? Sì, di grande utilità, perché è proprio come mi fa vedere, non so, come se lei e la PS si danno la mano, si compenetrano profondamente. 3D. 28. Mm. Da 60-40 a 28-72. Vivacità animica, vabbè. 96. Beh, tantissimo, eh.
Questa è quella più. Ho notato che questa sale molto difficilmente. Più o meno uno ha quella e quella si tiene. Benissimo. Messaggio di Ottavia alla figlia. C'è qualcosa che lei deve aver capito adesso, perché mi fa vedere la consapevolezza che è 200. Non so che cosa è arrivato. Sai, questi insight, no? Fulminei. Mhm. Cosa si dicono? È arrivato un albero, tipo di fiori dell'oleandro, e poi la sua consapevolezza che sparava. E probabilmente è anche legata alla figlia, perché la figlia vedo che ha scoperchiato questa scatolina, no? Ha tolto il coperchio di questa scatolina di cartone. Ehm, C'è un nuovo inizio anche per noi. Chi lo dice delle due? E Lei la o figlia, la figlia? sì. Ma mh, mi fa vedere che Ottavia si leva con molta dolcezza e senso materno il passamontagna, se lo leva davanti alla figlia. Ehm, Mi spiace se ti sei sentita sola in alcuni momenti della vita e se non sono riuscita a esprimermi tutto l'amore che provo per te, ma è grande. Sentilo con questo mio abbraccio. E così abbraccia la figlia. Messaggio di Ottavia a se stessa. Cambiare canale. Queste frequenze sono musica per le mie orecchie, una lontana, meravigliosa musica che viene dal passato. E ora sta diventando attuale, moderna e su misura per me. Sono le mie nuove frequenze, il mio nuovo rapporto con l'esterno. Ok. E il network? Esatto, il nuovo rapporto con l'esterno è proprio la creazione di questa nuova rete affine a lei. Grande attesa, Mm, fermento. sì. Il marito ha la faccia un po' così imbronciata di un bambino e lei dice: "Beh, se vuoi puoi entrare anche tu all'interno di questa rete", però è come se lui preferisse rimanere sdraiato sul letto. Messaggio finale di Ottavia 4D, quel 72%, all'Ottavia 3D al 28%. La stessa anima che lascia un messaggio a una porzione lascia un messaggio a un'altra porzione. In questo caso la Eh, maggioritaria alla minoritaria. L'estrazione totale sta avvenendo. Tra poco anche tu qui. Perché quello là si chiamava Planet Gift? Un dono. E come si chiama questo davvero? Usando come prima la parola planet, Ah, o come però vuoi. mi era venuto planum. La Terra è il planum. Tutto così. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.